Federica, Monica, Lucio, ciao. Ciao. Posso dire che sei la mamma di, no? Però non mi ricordo i nomi che abbiamo usato. Vabbè, mamma di altre due Mm. ragazze che sono venute a fare una sessione. 5, 4, 3, 2, 1. Federica si presenta in un raro momento in cui è riuscita a prendersi uno spazio per sé ed è nella piazza centrale della città e sta assistendo a un concerto di Natale. Ma non fa in tempo a godersi questo spettacolo che sente proprio gli occhi di tutte le persone puntati su di lei e si sente come invasa, giudicata. E quindi subito nasce in lei turbamento, fastidio. Ti dà l'autorizzazione? Sì, si gira verso di noi che all'inizio ha una faccia dispiaciuta, poi vedendo che ci siamo noi sorride e dice sì. Monica, progetto. Mi viene via Crucis, vedo proprio lei come se camminasse nella via principale della città e, ed ha la sua croce, però cerca di portarla tipo con dignità, e mentre gli altri è come se aspettassero di vedere se lei inciampa, pronti anche a farsi una risatina, una frecciatina, un commento, proprio in attesa quasi che lei commetta un passo falso. Vibrazione di Federica. È 2 miliardi. Consapevolezza. 132. Anima. 40. Ok, spiego un attimo questi valori perché Federica ha quante sessioni hai visto? Forse non tantissime. Allora, 2 miliardi è poco. 132% di consapevolezza va bene, non è tantissimo. 40 di anima, noi siamo anima e spirito, totale 100%, dando i numeri. Se sei 40 anima, sei 60 spirito. L'anima è il femminile, lo spirito è il maschile. L'ideale sarebbe 50 e 50. Diciamo che il giorno della propria sessione di solito uno dovrebbe essere più anima. Essere meno anima non è stupendo, ma va bene. Vite precedenti, parallele. 2087. Quantità percentuale di cervello utilizzata corrispondente a eventuali capacità medianiche espresse, cioè, praticate o anche no. Mm, 8 e mezzo. Suscettibilità ipnotica. Quanto puoi andare da solo 25. in ipnosi? Ok, 25, 25 su 100. Con 40 è possibile, quindi non ce la potresti tanto fare adesso. E poi siamo nati nella 3D, stiamo andando nella 4D, la quarta dimensione, dove si abbandona il passato, dove ci si dedica esclusivamente alla propria consapevolezza, quanto è nella 3D Federica. 73%. Ok, quindi 27 nella 4D, un po' poco. Vivacità animica, quanto vuoi sapere come stanno le cose? Quanto hai fame di vincere? 75. Bene. Ci sono delle abduction di Federica, cioè Mm, no, ci sono delle entità eteriche? sì. Vediamole. Allora, la prima, che però non è che considero come interferenza, ma come presenza, è suo papà. Ehm, Vedo che spesso è lì con lei.
Mhm. anche come sostegno, come suggerimenti, come presenza, insomma, ecco, per non farla sentire troppo sola, troppo incompresa. Ma questa appunto non è è un'entità che la blocca, che la interferisce. Mm? Mhm. Invece le entità che vanno invece a bloccarla, a creare ostacoli, sono: la prima è un'aquila molto grande, che ha le ali aperte, e quindi è come se seguisse sempre Federica e la tiene sempre all'ombra, ombra e freddo. Poi abbiamo un dinosauro che ha i denti molto aguzzi e sbava, ed è proprio aggressivo, arrabbiato, vorrebbe distruggere tutto. E in fin dei conti questo è lo stato d'animo che talvolta ha Federica, vorrebbe proprio mandare tutta all'aria, è furiosa. Poi c'è del secondo universo, sembra un ragno signora, perché ha sotto una delle zampe una borsetta. È come se dicesse: ragno porta guadagno e disgrazia. Mhm. E poi ci sono 3 DL. Mentali, entità mentali. Allora, una è collettiva, mm? Ed è sottomissione alla famiglia. Ed è proprio un'entità mentale di una certa comunità, di un certo luogo. Mm? Per cui di fatto i figli, ma anche chi entra a far parte poi della famiglia, no, del marito, devono obbedire alla famiglia. Sono alla fine degli ausili per la famiglia, non hanno propria possibilità di scelta e di decisione. E questa è un'entità mentale collettiva. Come entità sue personali ho pietà ora pro nobis. È come se la vedessi inginocchiata a chiedere pietà, rivolgendosi a qualche entità superiore, che può essere magari la Madonna, a cui chiedere un po' di tregua, un po' di riposo, un po' di respiro, un po' di sollievo. Questa come livello 5. Ok, l'altra quant'era? E questa della sottomissione familiare direi 7-8. Ok. E tutta la sua vita è stata un po' all'insegna, no, di questa sottomissione familiare. Poi c'è responsabilità schiacciante, e vedo lei proprio completamente quasi resa una sottiletta invisibile, perché sopra di lei si sono impilate una serie di doveri, compiti, responsabilità, fatiche. E sotto tutto questo è come se lei non si sentisse degna di meritare quello che ha avuto. Cioè, lei desiderava tanto una famiglia felice, a cui dedicarsi molto. Però è come se sotto avesse un senso di non sentirsi all'altezza, di non sentirsi meritevole anche di tutte le cose belle che ha avuto, perché comunque poi la sua famiglia ha avuto anche un prestigio, sia sociale che economico. Mm? Mhm. È come se lei dovesse sempre dimostrare agli altri di essere meritevole di queste cose, e quindi farsi un mazzo incredibile, molto di più
di quello che le spetterebbe. Sente di doversi veramente spendere all'infinito per essere all'altezza. Livello? Direi 6, anche 7. E poi mi dà tipo beltà che fu, come se ci fosse una specie di rimpianto, anche un po' idealizzato, di un certo periodo della sua vita. Mm? Di fatto anche quel periodo della sua vita è stato comunque difficile e faticoso, però comunque, considerando la vita nel suo complesso, è stato un periodo della vita fortunato, comunque relativamente felice. E in qualche modo lei ha rimpianto per quella parte lì della sua vita, quasi che volesse tornare indietro, perché comunque lì, da un punto di vista, per esempio, sociale, c'erano molti riconoscimenti, molta rispettabilità. Adesso è anche crollata quella parte lì. Mm. Questo a livello tipo 4-5. Impianti. Come impianto mentale ha proprio una galera, quindi la sua testa è in prigione dentro le sbarre. Lei vorrebbe davvero uscire da tutta la condizione, no, in cui si trova, ma non riesce a capire come sia possibile evadere da questa prigione. Poi in mezzo al cuore c'è proprio come una specie di mannaia. mm? Lei ovviamente le conosce molto bene, le mannaie, e il cuore è esattamente diviso a metà. Ma messo così ovviamente non ha la possibilità eh, di far sì che i sentimenti scorrano in maniera ehm, mh, totale, ok? È veramente molto affaticato questo cuore, dà tanti dolori e avverte molto la separazione. E poi c'è una corda che lega le sue gambe dalle ginocchia fino alle caviglie, per cui lei è come se si sentisse totalmente immobilizzata nell'impossibilità di camminare. E basta. Va bene, chiamiamo nel cinema le tre figlie in ordine di età. La grande, la piccola che conosciamo, giusto? E la media che non conosciamo ancora. Sì, sì, certamente, ci sono tutte e tre. Chi è più interessata? Allora, ci sono due tipi di interessi diversi. La grande è come se fosse davvero interessata ai contenuti, alle informazioni. La piccola invece è come se avesse un filo speciale d'oro che la collega alla mamma. È come se fosse proprio un prolungamento l'una dell'altra. Ehm, C'è come un'affettività molto forte, ehm, anche un senso di protezione. Il marito. Allora, può venire solo la parte sinistra del marito. E allora c'è questa parte sinistra. Perché la parte destra, chiaramente c'è, no? Però è completamente, come dirti, in cancrena, nera, quasi inesistente, ti direi. È la fiamma? Non lo è adesso, non lo è stato in passato. È un'anima gemella? Allora, io vedo che è un'anima, sì, gemella, ma diciamo del secondo tipo. Perché comunque per quanto ci sia un apparente
tra virgolette, incompatibilità fra di loro, in realtà animicamente è stato scelto da Federica quest'uomo per una vita intera, perché le ha permesso di vedere tutta una serie di cose che chiaramente da un punto di vista mentale sono da respingere, no? Ma in verità sono molto importanti da comprendere. Perché è proprio grazie a quest'uomo che lei ha potuto vedere in lungo e in largo tutti gli aspetti della terza dimensione, cioè tutti gli aspetti dell'oscurità. Lei è talmente tanto sempre stata immersa nell'oscurità da essere invisibile. Lei per il marito è stata praticamente invisibile, ignorata completamente come essere umano, ma considerata più che altro, diciamo, un inserviente. La serva. Chiaramente semplifichiamo, chiaramente esageriamo, chiaramente facciamo Sì. un simbolo. Serva. Mi fai un caffè? Mi fai quella cosa che ho visto in televisione? Quel piatto complessissimo? Non solo dal marito, perché in realtà lo schema si ripropone. Anche queste amiche, molto tra virgolette, che ha citato, hanno un comportamento molto simile di pretesa. Questo perché? Perché lei veda che una delle dinamiche della terza dimensione è dare, 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 dare e non essere capaci di ricevere. Il problema è anche predisporsi energeticamente a ricevere, perché se noi, così come vorrebbe la terza dimensione, rimaniamo solamente nell'atto del dare, ecco che allora non veniamo visti, rimaniamo sempre al buio, sempre senza diritti e solo con dei doveri. Esattamente quello che sta accadendo a Federica da tutta la vita. Ok, qual è il contratto tra Federica e il marito? Allora, mi viene più o meno, mi fa vedere come se il marito sentisse di dare tantissimo, pensa, paradossalmente, no? Il marito è come se sentisse quasi di dare più di quanto dà lei. Lo so che visto da fuori sembra una pazzia, però è come se il marito ritenesse che le ha dato una serie di opportunità incredibili, le ha dato anche in qualche modo un uomo ineccepibile, un uomo senza vizi, un uomo senza macchie, le ha dato una rispettabilità sociale, le ha dato delle possibilità economiche, una casa, una famiglia, eccetera. Mm? Quindi è come se vedessi tutta una serie di, tra virgolette, monete, di fish, chiamiamole, nella colonna del marito. E più si impilano queste monete, queste fish, più invece lei va in negativo. Quindi come se fosse sempre in debito. E infatti lei è una vita che fatica, più le vengono chieste delle cose. Cioè, anziché facendo, no? In un'ottica logica uno si sdebiterebbe, quindi entra in credito, no? No, lei non entra mai in credito. Lei è sempre più indebitata. Ci sono delle fatture. Allora, una gliene è stata fatta,
io gliel'ho accennato prima, quando lei si è fidanzata seriamente con quello che è appunto il suo attuale marito, che era certamente visto in città come un ottimo partito. E in effetti una ragazza in particolar modo si era invaghita di questo ragazzo, che io lo vedo tra l'altro anche un bel ragazzo, oltre che tutto il contorno. Ma specialmente la madre di questa ragazza voleva poter cambiare il proprio status sociale attraverso la figlia. Quindi avrebbe davvero fatto carte false perché si realizzasse il matrimonio tra la propria figlia e quello che poi invece è diventato marito di Federica. Non c'è riuscita. Io vedo proprio questa donna, intendo la mamma di questa ragazza, da cui escono dagli occhi dei fasci di luce come se fossero di disintegrazione. E prova proprio in qualche modo a disintegrare, a demolire quelli che sono i propositi, gli obiettivi di Federica. È come se ci fosse in lei una tale rabbia per non essere riuscita a portare a termine quello che era il suo obiettivo, che ha dovuto in tutti i modi convogliare le proprie energie distruttive verso quello che è stato, diciamo così, il progetto matrimoniale e familiare di Federica. Mhm. Purtroppo esistono persone energeticamente molto potenti e che utilizzano la propria energia a scopi malevoli. Ma esistono adesso delle fatture? Allora, il proposito di questa donna è una lenta di istruzione, ok? Come se volesse vedere Federica marcire. Ma non solo Federica in realtà, tutto quello che veniva generato da questa unione. Perché quell'unione lì, dal suo punto di vista, non doveva avvenire, ma doveva avvenire l'unione tra quest'uomo e la propria figlia. Federica è ancora viva questa donna, che tu sappia? Fammi sì o no con la testa. È viva, ok. Quindi è ancora in corso questo... Diciamo che è Morta? come se Morta, lei, morta, morta. durante il corso della vita, no? Ehm, abbia sempre un po' goduto sapendo delle difficoltà di Federica. Anche se ti devo dire la verità, non è l'unica ad aver un po' goduto di... Allora, molto invidiata in generale come famiglia, molto invidiata Federica perché aveva avuto una possibilità fuori dal normale, ok? Che tante ragazze che partono da nulla vorrebbero. Mhm. Quindi indubbiamente un po' di malevolenza c'è stata da diverse persone, ok? Mhm. Anche se poi la facciata era quella di complimentarsi e tutta una serie di cerimonie non vere, ok? Ma c'è stata una fattura vera e propria, cioè lei si è messa lì, candela, a scrivere, zampe di gallina, piume, capelli, è andata da qualcuno, solo Sì, energia. no, secondo me no, non solo energie. No, non solo energia, anche mm, si è fatta aiutare da una più anziana, perché all'epoca questa signora comunque era tutto sommato abbastanza giovane ancora, no? Ehm, una, una signora anziana proprio, molto anziana. Eh, sì, però di fatto sì, c'è stato un rituale.
Però ricordiamoci che, a parte che anche il marito è abbastanza invidiato anche dagli uomini, io vedo, è stato. Ovviamente adesso la situazione è precipitata, sono successe tante cose, ok? Però nel corso del tempo io vedo che anche molti uomini hanno in qualche modo invidiato i traguardi raggiunti da lui, perché sembrava avere veramente tutto quest'uomo. Il punto qual è? Che Federica ha sempre avuto questa predisposizione al servizio, alla sottomissione, a farsi schiacciare e non è riuscita a creare con il marito un'unione solida per creare appunto un'energia forte e protettiva. Mm? Si è fatta ulteriormente investire, altrimenti lei tranquillamente avrebbe potuto eh, respingere sia la fattura sia l'invidia, diciamo, della gente qua e là. Ok, con Elena 2 giorni fa abbiamo fatto fatture, una sessione in cui facciamo alcune cose, facciamole anche oggi. Allora, chiamiamo tra i disincarnati, se ci sono, persone che sono cadute nella rete di fatture di questa donna, se chiaramente ne ha fatte anche altre. No, secondo me questa donna no, aveva fatto solo questa. La signora a cui si è rivolta, sì, ne Ok. aveva fatte altre. Chiamiamo tutte le vittime di questa signora a cui si è rivolta. Morte. Mm. Mhm. Quante sono? Ma ci sono anche, allora, sempre tenendo presente che noi decidiamo tutto, ok? Dipende sempre da quale prospettiva guardiamo la cosa, Mhm, però ci sono anche degli aborti, se vogliamo vederla da un livello più basso, ok? mhm. Anche quello di Quindi, Federica? mm, Giusto? Ce n'è uno, no? sì, 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 certo. No? Hai cercato di... Ma tu hai detto che hai 4 figlie e una non è nata. Non capisco. Vabbè, comunque chiamali. Però ti Tutti. dico di no. Per quanto riguarda quella figlia non più in vita, no. Mhm. Figlia, figlio, quello che è. Ok. Chiama tutti quelli che sono mancati per via, ha deciso loro, per via di queste fatture di quella signora a cui l'altra signora si è rivolta. A loro diamo una VIC fatture dove si spiega la stessa cosa, che la fattura è un'ingerenza del proprio libero arbitrio, che l'abbiamo deciso noi, e che le regole del gioco in cui siamo inserite sono quelle, non è che ci si può fare molto, sono quelle, abbiamo creato noi il gioco, l'abbiamo deciso noi, l'abbiamo accettato noi, quindi la- l'aspettativa di chi fa fatture è che un giorno queste fatture tornino indietro. Sembra ridicolo da dire, ma questo è il volere di chi fa fatture. Un giorno mi torneranno indietro così io imparo la lezione. Questo è il contenuto della VIC fatture. VIC, versione informazione e consapevolezza, VIC sull'argomento fatture. Quindi questi disincarnati, entrando nel portale aureo, annullano la loro personale fattura e la restituiscono al mittente moltiplicata minimo per 10. Decidono loro per quanto. Mm, certo. Questi poi sono, quelli di Federica sono cose molto del passato, mezzo secolo fa, però vedo che aderiscono invece persone più recenti, ci sono anime
che sono state colpite in tempi anche più recenti. Non so se lì c'è un castello in cui vengono fatti certi rituali, perché mi fanno vedere un castello. Monica, dimmi quanti del totale vanno nel portale aureo? Tutti, il 100%? E quanti Il sono? 98, il 98%. Stiamo parlando di quante persone disincarnate? Io ne vedo 30. Bene, quindi un 28-29 vanno nel portale aureo. Mm. Ok, così è deciso, la serva ha deciso così. Federica la serva ha deciso così. Mm. Che succede? L'elastico tirato è stato tagliato e quando un elastico tirato viene tagliato, torna indietro e fa male. Allora, per quanto riguarda nello specifico Federica, questi sono fatti molto vecchi, ok? Quindi in realtà non c'è più nessuno, ok, legato a quella fattura. È come se fosse rimasta un'energia residua ehm, di godimento, diciamo così, no? Delle disgrazie di Federica, che si è ben incastrata con la predisposizione di Federica al sacrificio di sé. Mm? Però di fatto gli attori coinvolti nella fattura non ci sono, ok? Perché per esempio la ragazza che avrebbe potuto idealmente, no, diventare la moglie di quello che invece è il marito di Federica, Mhm. non c'entrava. Cioè lei è sicuramente rimasta molto dispiaciuta, però non c'entrava, Certo, non era parte attiva. va bene. Monica, causa esoterica del carcinoma. È come se lei avesse questo enorme groppone in gola, questo dolore inespresso, questa impossibilità e di parlare e anche quasi di piangere a sufficienza, che è diventato velenoso. Questo nodo alla gola è diventato velenoso, un nodo alla gola che lei aveva, in particolar modo io vedo dalla morte del papà, perché è come se tutto gli fosse diventato più difficile da sopportare dopo la morte del papà. Ehm, ecco, mi fa vedere una vita parallela in cui lei si sposa sempre con quest'uomo, ma in questa vita invece il papà è ancora vivo quando lei si sposa. Quindi proprio una vita diversa rispetto a quella attuale che lei sta percorrendo. Vedo che per lei è più semplice affrontare le difficoltà con il marito. Invece proprio il venir meno del padre è come se l'avesse fatta sentire più debole, più collassata, per quanto il padre avesse assolutamente tutti i suoi difetti. Mhm. Quindi proprio questo nodo in gola che è diventato maligno. E perché il scarso dimagrimento, i disturbi? Qual è la causa esoterica? Allora, questo perché? Perché che cosa succede? Che lei nella prima fase, diciamo così, no? Aveva assunto un certo farmaco ad un dosaggio.
di per sé questo dosaggio, per certi punti di vista, poteva anche andare abbastanza bene, però appunto gli dava questa accelerazione al cuore. È come se in un certo senso lei, in questo ruolo che sta investendo, no? Lei sta investendo questo ruolo, questa finzione, in cui di fatto lei è sottomessa, lei è la serva e lei non può concedersi la bellezza del cuore. Ok? Allorché il cuore inizia a battere, batte troppo forte. Allora deve prendere un farmaco che non le farà battere il cuore così forte e invece gli darà una serie di problematiche, tra cui appunto dormire poco, male, essere nervosa, l'aumento di peso. Okay? Come se in un certo senso per lei non ci fosse, perché lei comunque ricordiamo che si è creata questo progetto di Via Crucis, okay, la possibilità di vivere in salute con un cuore che batte, che ama. È come se lei scegliesse in continuazione appunto di essere in debito e di essere in qualche fatica, in qualche dolore, anche per il proprio corpo. Qui c'è una forma molto forte di disamore. C'è Federica che si è completamente dimenticata di se stessa. Lei viene ignorata e sfruttata dagli altri perché lei è la prima a non essere connessa con se stessa, a non ricordarsi di se stessa, a non rispettare se stessa. Lei non si è mai occupata di sé, lei si è solo e sempre occupata del lavoro, della famiglia degli altri, delle esigenze degli altri. Non ha mai curato se stessa e quindi ha realizzato anche nel complesso una vita così eh, faticosa anche fisicamente. Quindi non solo le fatiche fisiche del lavoro, ma pure le fatiche fisiche di una scarsa salute. Amicizie false e approfittatrici. Sì, e il punto è proprio questo, cioè se noi non abbiamo, non so come dirti, un rapporto di amore verso noi stessi, nessuno ci tratterà con amore e con rispetto. E questo è proprio la dinamica essenziale della terza dimensione, in cui noi voltiamo le spalle a noi stessi, concentrandoci completamente sul fuori. E lei stessa se n'è resa conto. Io non ho mai avuto tempo per me, io non ho mai dedicato attenzioni a me. Ma quello che ottieni non sarà la benevolenza, l'amore, la riconoscenza degli altri. Ok? Gli altri ti tratteranno come tu tratti te stessa. Tu ti ignori e gli altri ti ignorano. È questo l'insegnamento della terza dimensione. E Federica ha voluto crearselo nella propria vita in maniera molto dura e molto ripetuta, affinché si rendesse conto che è arrivato il momento che lei si occupi di sé, a tutti i livelli, a livello interiore, capire le emozioni che prova e a livello esteriore. Monica, esiste la fiamma di Federica? Allora, è come se mi portasse indietro nel tempo, ehm, e mi fa vedere tanta gente, c'è forse un evento di paese, e quindi si sta parlando ovviamente della sua zona proprio.
e sono molto giovani però, secondo me sono proprio adolescenti, prima che si sposasse, perché potrebbe avere 14 anni, 15 anni, una cosa del genere. E lì è come se ci fosse un ragazzino, cioè che la guarda proprio come una regina, non come una serva. Ma lei non è pronta per quello, perché lei deve fare tutto il suo percorso da serva, per cui poi si indirizzerà verso il marito che la vedrà così. Ma è ancora a fiamma questo ragazzino? Uomo? Oddio, ho anche i miei dubbi che non ci sia più. E... No, non lo è più. No, non lo è più. Esiste la fiamma di Federica oggi? O è rimasto lui? Sì, ma sai, c'è un discorso da dire, ehm, è che Federica è molto ingabbiata, e quindi è come se in un certo senso la sua energia in questo momento non riuscisse ad agganciare delle altre linee temporali. Quindi quella che mi fa vedere è la linea temporale del passato. Mm. Mm. Non mi mostra linee temporali alternative in cui lei è, cioè, guarda, te lo dico proprio schiettamente, no? È come se lei, in questa condizione attuale, solo da vedova potrebbe poi concepire un'altra relazione, ok? Va bene. Monica, Portale Aureo, padre, madre. Ma il padre di Federica, mm, c'è nella vita di Federica, come le ho detto. Ehm, c'è quando Federica piange, c'è quando Federica sbotta, vedo che c'è quando Federica deve sistemare casa, perché a volte proprio in quei momenti è come se venisse presa dallo sconforto. E c'è anche quando Federica deve uscire di casa, che è come se avesse in un certo senso, sì, questa forma di sentirsi controllata, giudicata, no? Quindi è come se lui le desse supporto. Quindi io lo vedo abbastanza costantemente vicino a Federica, ok? Perché le anime possono essere contemporaneamente nel portale aureo e ogni tanto venirci a fare visita. Mm. Invece riguarda la mamma, mm, vabbè, viene con una matita spezzata, con la punta spezzata, come a farmi vedere che lei era sempre lì dietro, a quadrare i conti e non sapeva come quadrarli, no? Quindi si spezzava proprio questa matita. E lei continuava, no, a segnare, a cambiare la cifra, eccetera, ma non quadravano mai sti conti. E mi dice che si è sentita tanto sola. Messaggio del padre. Sono passati talmente tanti anni da che me ne sono andata da quel mondo, che vorrei farti vedere che io adesso sono un fiore blu. Qua è arrivato un botto in casa mia. Mm, mm, mm. Hai sentito? Sì, ti hai sentito, sì. È lui? Sì. Che tipo di fiore blu? Forse potrebbe essere un iris,
eh, non, non conosco più il senso dei vizi, conosco l'amore e attendo insieme a te che anche tu abbia voglia di conoscere l'amore. Ogni volta ti metto una mano sulla spalla quando piangi, ti accarezzo quando sei infuriata. Voglio solo farti sentire che cos'è l'amore, ma tu hai bisogno di conoscerlo lì. Vedo che tiene adesso le mani di Federica e dice: lo so che sono bloccate, lo so che ti fanno male. Vedo che le fa come un massaggio energetico alle falangi. L'indice, il medio, l'anulare. Vedo che sta insistendo sulla mano destra, anche la spalla destra, vedo che le appoggia la mano. È come se entrasse nelle sue articolazioni e vedo che ha tipo uno scopettino ed è come se spolverasse le sue articolazioni perché mi fa vedere che tra le articolazioni ha come una specie di granuli e dice: vedi tutto questo risentimento? Spaziamolo via. Dai, aiutami, spaziamolo via. Adesso la mano di Federica è come se fosse una radiografia, no? Riesco a vedere le ossa. Vorrei che il padre, che parla di questo amore che lui ha conosciuto, mancato a 58 anni, quindi Federica è una signora, sono passati tanti anni. Questo padre mettesse in una qualche struttura, una sfera, un cubo, un fiore, un iris, quello che vuole, l'amore che lui ha conosciuto, ha scoperto da disincarnato, e lo facesse provare a Federica o adesso o nei prossimi giorni. Magari ci dirà lui in quali condizioni lo vuole far sentire a Federica. Come dire, Intanto il premio è questo. ha preparato una grande bolla, sembra una bolla di sapone. In cima a questa bolla di sapone c'è l'iris blu e in parte questo iris è inglobato nella bolla di sapone, ma sboccia, si apre all'esterno, diciamo verso il mondo. E mi fa vedere come Federica possa entrare all'interno di questa bolla di sapone, Mhm. che è la bolla d'amore blu. Mi fa vedere come Federica può scegliere di entrare e portarsela con sé, allorché lei si reca in negozio, allorché lei va in centro, allorché lei si sposta di stanza in stanza. Questa è una scelta libera però di Federica. Può scegliere di entrare dentro la bolla e quindi camminare, di fare tutte le sue faccende, oppure no, cioè di lasciare la bolla lì e lei comunque andare in giro senza bolla. Ok. La visualizzerà quindi come una bolla blu. Sì, è trasparente, però è bluette, sì, con in cima questo iris. E torniamo a il padre. Messaggio finale del padre, Monica. Arriviamo al congedo. Allora non c'è un vero congedo, perché il padre ha comunque l'intenzione di stare accanto a lei. Saltuariamente, per queste anime che non sono più in terra si possono fare le cose contemporaneamente, cioè lui continua il suo processo di evoluzione, ma allo stesso tempo dà un sostegno alla propria figlia.
Ma come si congeda? Adesso. Adesso le accarezza il mento e vedo che glielo accarezza da prima in giù, ma poi sceglie di accarezzarglielo verso l'alto proprio per stimolare un sorriso. E lo salutiamo. Madre, di Federica. È proprio così di brutto, dice sta frase, no? Che poi tu non è che stai facendo tanto diversamente da me, dice. Ehm, Laddove vedi queste somiglianze, scegli di reciderle. Ma lei ci ha detto che non poteva fare altrimenti. Diciamo che da non cambiamento non c'è consapevolezza, non c'è evoluzione. Dal cambiamento sì. Io sono sempre stato molto amico del cambiamento. È come se mi facesse vedere che è in mezzo alla folla. Non so se cosa c'entra così tanta folla, c'è tanta gente. Ehm, Non so cosa voglia dire tutta questa gente, se era importante il giudizio delle persone, se perché ci siano così tante persone di quelle che mi fa vedere. Allora, sicuramente in lei è ancora in atto una trasformazione, ok? Che durerà ancora del tempo. Lei è come se l'avesse appena iniziata. In questo momento quello che lei mi fa vedere è che ci sono più punti di analogia tra lei e la figlia di quanto Federica riesca a vedere. Perché di fatto anche Federica ha dovuto sempre amministrare, così come l'ha fatto la madre. Anche se Federica magari l'ha voluto fare in una maniera diversa, però c'è stato questo aspetto qui, di dover gestire. Anche se Federica sente l'opposto. È come se questa mamma volesse stimolare Federica a vedere degli aspetti di sé che non ha mai visto. Nel senso che Federica si è sempre vista, tra virgolette, come vittima, ok? Io ho sempre obbedito a tutti, ok? Questo è quello che è uno strato di Federica. Ma la madre la invita a guardare uno strato sotto in cui di fatto, senza Federica, le cose non sarebbero state gestite. Federica ha preso in mano tutto, pur benché nessuno le riconoscesse niente, ok? Però ha amministrato tutto. Invitiamo la madre ad andare nel portale Aureo e le chiediamo di finire il messaggio per Federica di là. E la mamma dice: il mio lavoro continua qui nel portale Aureo. Mi fa vedere che è come una specie di gomitolo e ha questo filo, deve ricomporre tutto quanto il gomitolo, una parte l'ha fatta, ma ancora deve girare, girare con questo filo per arrivare alla totalità, no, del gomitolo. Ehm, mm, rispettati, dice. Rispettati perché io ti guardo con grande ammirazione da qui. E poi vedo che è come se desse un bacio particolare alla figlia piccola di Federica. Forse perché è molto comprensiva nei confronti della mamma, molto attenta. Li salutiamo entrambi, siamo arrivati a noi. Chiudiamo il portale Aureo, dimmi
tutto a posto, Monica. Sì, certo. E andiamo con Federica al cluster. Ma è stranissimo questa immagine del cluster, perché è come se lei mi facesse vedere che sta guardando un altro palazzo, che non è quello in cui abita, ok? Non so come spiegarti, come una sorta di, se vogliamo, rimpianto, ok? E il cluster è come se fosse quel palazzo che lei non ha abitato. Cosa fa? Dice che non vuole vivere di rimpianti né di rammarichi, né di queste spiacevoli amarezze. E sceglie di farlo saltare, pensa, con una bomba. E tutti i detriti vanno nel portale aureo. Perché in questa maniera scarica anche un po', sai, di rabbia forte e repressa che ha. Ok, cosa mette qui al suo posto? È un ad eternum che è blu-violetto e che effettivamente ricorda i colori del fiordaliso del papà. Sembra una fontana con tanti zampilli. Bene, Avatar stesso destino, lo elimina, lo sostituisce con una sua creazione. Sì, sembrava quasi un sindaco, per dirti, no, l'Avatar, che doveva proprio sindacare, no, sulla sua vita. Qua è come se avesse preso una stola di tessuto, ehm, sembra di raso, di seta. In un attimo è come se l'abbia tagliuzzata e abbia fatto, non so come spiegarti, una specie di origami con il tessuto. Perfetto. Con questa nuova condizione, le interferenze che abbiamo analizzato esistono ancora? No? Via Crucis, No, vedo che c'è scritto via libera. vibrazione, 220. consapevolezza, 158. PS, 47. vite precedenti, 1891. suscettibilità ipnotica, 44. cervello, 9.6. 3D, Al momento 40. messaggio di Federica a se stessa. Sento di poter guardare la mia realtà con occhi diversi. Sento di poter far scorrere nelle mie vene e nel mio cuore una nuova energia d'amore. So che questo cambierà la mia vita. La vedi come all'inizio? No, e vedo come se anche il marito la vedesse per la prima volta. La vedi come Dopo serva? oltre 50 anni. No, riesce proprio a vedere
lei come essere umano per la prima volta. Come la apostroferebbe oggi? Se ovviamente in questo gioco simbolicamente ieri l'avrebbe detto serva, portami il caffè, oggi cosa farebbe quando dovesse sentire la necessità di un caffè? Non si sbilancia molto, dice cara. O cara, faccio io il caffè oggi? No, dice cara per favore. Ci beviamo un È già caffè insieme. tanto, è già veramente tanto da parte di quest'uomo. Va bene, Monica, disconnettiti da tutto e tutti.